Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Royal Q. Oggi affrontiamo due argomenti. Uno riguarda il discorso di quanto effettivamente abbiamo messo a disposizione del nostro portafoglio per ogni coin che abbiamo attivato. Noi sappiamo che comunque quando attiviamo una coin vengono attivate una serie di linee che sono quelle di acquisto del bot e dobbiamo quindi necessariamente mettere a disposizione per ogni coin un certo budget del nostro portafoglio dell'exchange. Ecco, andiamo adesso a vedere praticamente come calcolarlo per coloro che magari non hanno capito bene questo tipo di operazione. E poi andremo anche a vedere una parte che non avevo descritto in uno dei miei ultimi video, che si riferiscono alla come funziona, insomma, la compravendita da parte di questa piattaforma e quindi a secondo della strategia un po' come si comporta per quanto riguarda la compravendita delle varie posizioni. Ecco, adesso andremo a vedere praticamente dalla quinta linea in poi la parte praticamente più bassa del settaggio a che cosa si riferisce. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati, di mettere un bel mi piace per incentivare me a fare sempre nuovi video e attivare la campanella in modo tale che vi arrivino le notifiche ogni qualvolta io pubblico un nuovo video. Inoltre, per chi è interessato a fare parte del mio team e iscriversi a questa piattaforma, troverà sotto in descrizione il link per l'iscrizione alla piattaforma Royal Q e troverete anche il link mio personale Telegram al quale potete scrivere, ma solamente se non siete già iscritti e abbonati a questa piattaforma. Perciò per coloro che devono fare ancora l'iscrizione possono anche contattarmi per ulteriori informazioni, ma tutti gli altri che hanno già pagato l'abbonamento e quindi già utilizzano Royal Q, vi rimando a chiedere informazioni chiaramente al vostro sponsor di riferimento. Allora, detto questo, lanciamo come sempre la nostra applicazione e ci apre l'home page. A questo punto, come vediamo, la configurazione dall'ultimo aggiornamento è cambiata. Andiamo a vedere le nostre coin e possiamo farlo in due modi fondamentalmente, o dall'home page andando su questa voce operati, cliccando lì si aprono praticamente le nostre coin, oppure possiamo andare su quantitative e come sappiamo vengono messe sempre in prima posizione le coin che noi abbiamo acquistato e poi successivamente tutte le coin che ancora dobbiamo acquistare o comunque sono a disposizione. Allora, premiamo su Operation Strategy. Eccole qua. Queste sono tutte le coin praticamente che ho acquistato io. Come vedete è tutto in rosso, perché questo è un periodo comunque di calo del mercato e quindi quando diventano praticamente rossi la percentuale è diciamo inferiore a 0, come vedete meno 6,74, meno 1,43, poi dipende dalla coin. Ci sono coin che hanno perso di più, altre che hanno perso di meno, però a me sta solo ad indicare praticamente che il bot è in una fase di acquisto più che altro. Poi chiaramente in base alla strategia, anche se noi abbiamo situazioni come queste in negativo, comunque il bot continua a lavorare e di conseguenza a fare profitto. Allora adesso ne aprirò una a caso di quelle che ho settato io, così andiamo a vedere. Perfetto, una volta cliccato come sempre abbiamo le informazioni generali nella prima pagina. Qui, tanto per ribadire alcuni concetti, c'è la somma degli acquisti fatti dal bot per questa coin e qui le linee praticamente che sono state utilizzate. In questo caso è andato in profondità fino a 5 linee e io ne ho messe a disposizione praticamente, come possiamo vedere qui, 7. Perfetto, andiamo oltre, premiamo su Trade Setting in basso a sinistra e questa è la prima pagina di settaggio.
Allora, come facciamo noi il calcolo, per esempio, di quanto dobbiamo lasciare a disposizione del nostro portafoglio USDT per questa coin in particolare? Il calcolo, diciamo, è molto semplice. Consideriamo innanzitutto il first buy, cioè ad ogni acquisto quanto verrà utilizzato dal bot, in questo caso 15 dollari. Dopodiché andiamo dentro praticamente questa sezione che è quella di margin configuration. Premiamo. Perfetto. Per fare il calcolo di quanto per questa moneta devo lasciare nel portafoglio a disposizione vuol dire che nelle peggiori delle ipotesi che vengano occupate tutte le linee di profondità, nel mio caso 7, lui riesce comunque a trovare nel portafoglio abbastanza denaro per fare il suo acquisto. Quindi, partendo da 15 dollari, noi andiamo a calcolare queste numerazioni che abbiamo messo nel settaggio. Uno, che cosa significa? Significa che quando raggiungerà la prima linea utilizzerà una volta quello che abbiamo messo a disposizione nel first buy, cioè 15 dollari. Quindi lui in prima linea farà un acquisto di 15 dollari, in seconda linea abbiamo ancora uno e quindi farà un altro acquisto di 15 dollari, in terza ancora un altro acquisto di 15 dollari, ma già in quarta io per esempio ho messo 1,2 che adesso correggo perché non è necessario metterlo in quanto ho utilizzato una strategia che prevede che le prime quattro linee facciano media tra di loro e non vengono quindi considerate separatamente. Quindi che cosa vuol dire? Che tutte queste quattro prime linee utilizzano sempre una volta il first buy, cioè 15 dollari, per un totale di 60 dollari. Andiamo oltre. Già in quinta linea, come vedete, io ho già fatto una variazione. Non è più una volta il first buy, ma è una volta e mezza. Quindi vuol dire 15 più la metà di 15, ossia 7,5, che sarebbero 22,5 dollari. Quindi che cosa vuol dire? Che quando arriverà a questa linea e raggiungerà questa percentuale di ribasso, lui acquisterà per 22,5 dollari. La successiva l'ho messo uguale, altri 22,5 dollari. E la settima uguale, sempre 22,5 dollari. Quindi noi dobbiamo sommare questi tre, quindi 22,5 più 22,5 che fa 45 più 22,5 che fa 45, 65, 67,5 dollari. Sommati ai 60 dell'inizio fanno più di 120 dollari. Quindi noi dobbiamo tenere a disposizione per questa coin in particolare la somma che abbiamo fatto adesso, quindi più di 120 dollari. Va bene? E questa operazione, se noi vogliamo sapere precisamente per ogni coin quanto abbiamo messo a disposizione, lo dobbiamo fare per tutte le coin. Chiaramente alcune avranno magari una disposizione differente, quindi per esempio qui invece di 1,5 poteva esserci 1,2, poteva esserci 2, poteva esserci 4, quello che abbiamo messo. L'importante è che noi sappiamo fare il calcolo e quindi il riferimento è sempre il first buy. Va bene? Spero di sì. Torniamo indietro, ho fatto una sciocchezza. Ritorniamo dove stavamo prima. Come vedete non ho fatto conferma e 1,2 è ritornato. Quindi ricordatevi, ecco, visto che ho fatto l'errore io adesso, che ogni volta che fate una variazione sul settaggio di confermare sempre. Perché vedete poi torno indietro e la conferma questa volta è presente. Stessa cosa in questa pagina, qualunque variazione noi facciamo,
ricordiamoci sempre che poi alla fine, qualunque variazione viene fatta, anche se viene fatta una sola variazione sul margin configuration, come in questo caso, che da 1,2 l'ho portato a 1, oltre a confermare qui in basso, ricordiamoci anche sempre che alla fine bisogna dare il salvataggio qui in alto. Ora andiamo a vedere invece la parte inferiore del settaggio, ossia questa voce e la successiva. Allora, quando noi scegliamo di mettere su questo valore più di 4 linee, per esempio dalla quinta in poi, vuol dire che si apre praticamente anche questa sezione. Questa sezione che si occupa del Take Profit Allocation, che adesso andiamo a cliccare, è questa parte qui, e quindi sono per ogni linea, vedete, possiamo scegliere il take profit, e questo secondo me è un grande vantaggio, perché così possiamo veramente settarlo al dettaglio ogni volta che facciamo partire un bot, e quindi questi saranno i profitti presi in considerazione dal bot una volta che supererà praticamente la quarta linea. Come vedete io ho messo 1,2%, 1,3, 1,3. Noi sappiamo che dopo la quarta linea, almeno con la strategia che utilizzo io adesso e che ho spiegato e vi invito ad andare a vedere in un altro mio video, e lo trovate sempre in alto il collegamento, in alto a questo video, queste linee vengono gestite in modo separato. Quindi la quinta linea, la sesta linea, la settima linea vengono calcolate separatamente. Quindi il bot acquista la settima linea, quando questo risalirà e terrà in considerazione questa percentuale, praticamente si attiverà e tenendo conto di questo margine dello 0,2% farà poi la sua vendita e quindi a noi genererà un profitto. Praticamente noi possiamo decidere con il settaggio per ogni linea successiva alla quinta quanto profitto vogliamo fare. Questo lo possiamo scegliere noi. Io ho messo questi valori, ma voi potete mettere anche 1,5, 2, 3, quello che volete, insomma. Siete liberi di fare quello che ritenete più opportuno, e questo vale sempre per ogni coin. Quindi, se il mercato scende oltre la quinta posizione, per esempio questa, e fa il suo acquisto, per esempio a questo livello, e le percentuali di acquisto le abbiamo viste prima, sono nell'altra sezione, il mercato magari continua a scendere ma non raggiunge la percentuale che abbiamo prestabilito per la sesta posizione, ma risale. Quando risale praticamente terrà conto di questo 1,2%. Quindi quando avrà fatto un profitto in risalita rispetto alla linea di acquisto dell'1,2%, lui si attiverà e poi, tenendo in considerazione lo 0,2% che abbiamo visto prima, se sale di un ulteriore 0,2% o anche di più, l'importante è la risalita, durante questa risalita praticamente terrà conto di questo 0,2% che sarà quello che verrà considerato in caso di discesa. Se il mercato riscende dopo essere risalito, e quindi dopo l'attivazione del bot per quanto riguarda la vendita, lui scenderà al massimo dello 0,2%, come spiegato anche nell'altro video, e quindi procederà alla vendita. E noi faremo, tenendo conto che abbiamo messo 1,2, in caso di discesa, noi faremo praticamente minimo l'1%, cioè l'1,2 meno lo 0,2%. Chiaramente se sale di più
noi faremo una percentuale maggiore. Chiaramente in questa fase l'ho detta più rapidamente perché l'ho spiegata in dettaglio nell'altro video che al limite vi consiglio di vedere, così sarà tutto molto più chiaro. Qui ho fatto giusto un'infarinata per farvi capire praticamente la sezione qui in basso di che cosa si occupa. Lo scopo del video era quello e quindi spero di essere stato chiaro almeno su questo aspetto. Io ringrazio a tutti anche per questo video e al prossimo video.